In America di recente è stato fatto un esperimento estremamente interessante ed illuminante. Hanno preso 21 coppie di gemelli di tutte le età, donne, uomini, giovani, anziani, neri, bianchi, e hanno seguito queste persone per 2 mesi facendo sì che loro effettuassero un cambio di alimentazione, e ad un gemello veniva data una dieta onnivora, all'altro gemello veniva data una dieta vegana. Sono avvenuti dei cambiamenti enormi soltanto nel giro di 2 mesi ed è stato molto interessante come esperimento, perché da un punto di vista di genetica e di apparato fisico i gemelli sono praticamente uguali, eppure dopo 2 mesi di cambio alimentazione il metabolismo e tutto il funzionamento del loro corpo non era più uguale, era cambiato. Ed una cosa che mi ha stupito particolarmente, visto che io in coaching lavoro tanto sulla mente, sulle emozioni, sul lavorare sulla propria mente, mi ha stupito molto il fatto che l'alimentazione ha influito incredibilmente il funzionamento del cervello. Infatti, attraverso diversi test, analisi che sono state fatte in laboratori da diversi medici e professionisti differenti, è stato scoperto che chi aveva mangiato vegano per gli ultimi 2 mesi aveva ridotto di più del 50% il rischio di problemi legati alla mente, come ictus, Alzheimer e altre patologie del genere. E inoltre quello che è stato scoperto, e diciamo che scoperto tra virgolette, perché se si studia Arnold Ehret e il mondo della nutrizione come l'ho fatto io negli ultimi anni, in realtà erano cose già sapute, ma è bellissimo che adesso degli scienziati e medici hanno dichiarato pubblicamente questo. La mente che inserisce prodotti animali va ad ostruire i funzionamenti e di conseguenza una mente che riceve determinati alimenti non suoi non può vivere a pieno il suo potenziale. La creatività è ridotta, la lucidità mentale è ridotta, la capacità di concentrazione è ridotta, e questo è stato finalmente scientificamente provato ed è bellissimo. Un'altra cosa molto importante legata alle emozioni e anche alla sessualità, che gli hanno fatto a questi gemelli anche dei test legati alla sessualità e hanno visto quanto la sessualità è bloccata da alimenti di origine animale, e quindi tutti i problemi legati alla sessualità, eiaculazione precoce e l'incapacità di ritenere il seme, cosa di cui si parla molto nel tantra, la salita della kundalini eccetera, ha degli enormi blocchi legati proprio all'alimentazione, mentre un'alimentazione vegana ti porta a vivere a pieno e a manifestare ancora di più l'energia sessuale. E legandoci al discorso delle emozioni, quando noi abbiamo dipendenze da determinati cibi, in questo documentario bellissimo, tra l'altro se avete Netflix lo potete vedere, strano anche che hanno pubblicato una cosa del genere su Netflix, forse c'è davvero un inizio di risveglio della coscienza. E su Netflix c'è questo documentario dove viene parlato proprio di questo esperimento scientifico che è stato fatto da questo gruppo di gemelli, seguiti da medici specialisti, psicoterapeuti e esperti in diversi tipi di settore, e a livello emozionale hanno compreso e hanno dichiarato pubblicamente che i latticini, i formaggi e compagnia bella creano un'enorme dipendenza, e hanno spiegato che ad esempio in tanti luoghi in Asia prima della seconda guerra mondiale non esistevano prodotti legati ai latticini, legati ai formaggi eccetera, e le persone non erano abituate a mangiarle, e quando hanno iniziato a mangiarle hanno creato delle dipendenze e sono nate delle patologie che prima in certi luoghi non c'erano. Quindi è estremamente interessante, perché
nel momento in cui noi inseriamo degli alimenti che generano una dipendenza, come possiamo essere equilibrati a livello emozionale? Come possiamo stare bene da un punto di vista emotivo se sono un tossicodipendente da una sostanza? Pensiamo alla persona tossicodipendente da una droga, pensiamo all'alcolista, ha degli sbalzi, ha dei picchi emozionali, momenti di grande gioia, momenti di grande sofferenza. Quando prende la dose sta bene, quando non la prende sta male. E la scienza ha dichiarato che i latticini, i formaggi eccetera provocano dipendenza. E se ci spostiamo dal mondo del veganesimo, la scienza dichiara ancora che la farina bianca e lo zucchero bianco provoca dipendenza più della cocaina. Hanno fatto altri test scientifici a riguardo dove hanno creato la dipendenza in un povero topolino, in poveri topolini in laboratorio da zucchero e da cocaina, e quando poi li hanno liberati dalla gabbia mostrandogli la possibilità di poter prendere o lo zucchero o la cocaina, i topolini correvano verso lo zucchero. Questo vi fa comprendere che la dipendenza dallo zucchero è maggiore della dipendenza dalla cocaina. Ci rendiamo conto? È potentissimo questo. E se io sono dipendente dallo zucchero o da un latticino o dalla farina bianca e per un giorno sono in astinenza o ho un momento di calo, esattamente come un tossicodipendente, anche se si droga tutti i giorni può avere un momento di calo, come possono queste dipendenze influire sulle mie emozioni? Quanto il mio umore, il mio stato emotivo è influenzato da queste dipendenze? Per non parlare della carne. Hanno fatto vedere in questo documentario le torture che avvengono negli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi sono come dei lager. Mi meraviglio che ci riteniamo una società evoluta e permettiamo ancora un simile martirio. È allucinante. Se voi guardate un documentario di allevamenti intensivi, l'immensità che hanno, quante foreste vengono buttate giù per creare allevamenti intensivi. Per cosa? Per privare la libertà a quei poveri esseri e prepararli alla morte, esattamente come Hitler faceva con gli ebrei. E noi lo stiamo facendo con dei nostri fratelli, con i nostri amici animali. E quando noi inseriamo un prodotto di origine animale dentro di noi, a livello emozionale, a livello emotivo, oltre a inserire le tonnellate di antibiotici che gli danno per farli crescere velocemente e tutto il resto, inseriamo la sofferenza di quell'animale. E a livello emotivo noterete che chi mangia tanta carne casualmente ha tanta rabbia, oppure ha tanta tristezza, oppure ha tanto corpo di dolore. Come mai? Sicuramente perché devi lavorare sulle tue ferite, sui tuoi traumi, e questo è un lavoro essenziale che faccio quotidianamente in coaching e non può non esserci, perché l'alimentazione da sola non basta. Non basta neanche il lavoro su di sé da un punto di vista mentale o spirituale da solo, se non curo il mio corpo anche attraverso l'alimentazione. E se io cerco di meditare tutto il giorno, cosa anche impossibile se sono onnivoro, perché come ha spiegato la scienza, la tua concentrazione non può essere mantenuta se inserisci sostanze animali. Da un punto di vista emozionale, se io ho inserito fino a un'ora fa o a un giorno fa la sofferenza di una creatura che ha avuto il terrore di essere ucciso, rinchiuso in una gabbia per tutta la vita, e io ho inserito quella sofferenza in me, come posso vivere nella pace? Come posso vibrare di amore se ho partecipato a un lager? Quindi capite quanto è strettamente collegata l'alimentazione alle emozioni, alla mente. È stato interessante perché qualche giorno fa sul mio Instagram italiano, Deborah Luce, ho fatto una domanda e ho detto: qual è il prossimo video che vi interesserebbe ascoltare? E ho dato le 3 opzioni: alimentazione, nutrizione, detox, mente ed emozioni, spiritualità. Ha vinto mente ed emozioni e in secondo è arrivata alimentazione e detox.
Stamattina, mentre ero qui nel paradiso tropicale in cui vivo, in cui ognuno di voi è invitato a poter venire a vivere un'esperienza, parliamo dei ritiri, potete documentarvi su questo, basta andare sul mio sito deboraluce.it, e camminando qua mi è arrivata l'intuizione, perché non unire i video e parlare di mente e emozioni unendoci all'alimentazione, perché poi è tutto collegato, è tutto uno. E quindi ho deciso di fare questo video proprio ispirata anche da questo documentario che, vi ripeto, vi consiglio di vedere, perché smonta un sacco di condizionamenti, soprattutto se siamo ancora onnivori, perché poi, parentesi, vegano non vuol dire sano, anche da un punto di vista emozionale. Tornando al discorso delle dipendenze, se io sono vegano e mangio tutti i giorni zuccheri e carboidrati bianchi, i miei picchi emozionali e la mia insulina nel corpo mi porterà comunque ad essere instabile a livello mentale e a livello emozionale, perché se sono instabile a livello emozionale difficilmente posso avere una mente centrata e un focus, e questo è quello che invece potete scoprire quando fate i digiuni. Quando fate i digiuni, a parte i primi digiuni che magari vi possono procurare inevitabilmente mal di testa, sonnolenza, eccetera, e ci sta, perché il vostro corpo nei primi digiuni sta smaltendo un sacco di tossine, ma una volta che diventano un'abitudine, come nel mio caso che faccio l'Ekadasi, il processo di digiuno degli yogi 2 volte al mese, senti proprio che in quei giorni hai maggiore lucidità mentale, hai maggiore energia, perché non c'è nessuna distrazione, il tuo corpo non è focalizzato nella digestione, quindi è focalizzato dove tu lo vuoi proiettare, la tua mente è focalizzata dove tu vuoi indirizzarla. E quindi vegano non vuol dire sano, non vuol dire lucidità mentale, non vuol dire emozioni equilibrate, vuol dire non violenza. E questo è il primo step, è lo step più importante da un punto di vista spirituale, di lavoro su di sé, il praticare la non violenza. È quello che dico anche in coaching privato nella nostra accademia. Se voi praticate la non violenza, tutto il resto può essere un'aggiunta, puoi diventare crudista, fruttariano, levare i carboidrati, quella è una tua scelta, e ovviamente più ti vuoi bene, più scegli alimenti che servono alla cura del tuo benessere di corpo, di mente e di spirito. E ha una conseguenza, ma lo step più importante è la non violenza, che è quello che hanno insegnato tutti i grandi maestri. Pensiamo a Gandhi, pensiamo a Paramahansa Yogananda, tutti i grandi maestri proclamavano la non violenza. E un'altra cosa importante è, quando lo fai, ricordati che non lo fai per il tuo ego, non lo fai perché così vivrai di più, non lo fai perché hai paura della morte, perché non è la giusta via per realizzare il sé, e l'alimentazione è solo uno scopo per poter tornare a ciò che realmente sei. E la vera motivazione è il farlo per Dio, è il farlo per riconnetterti all'essenza divina che è in te. E allora scegli di curare il tuo tempio, il tuo corpo, per rispetto del dono che ti è stato dato, del dono che tuo padre ti ha dato, che la tua madre divina ti ha dato. E allora, per rispetto di questo dono, per lui, per quell'energia immensamente più grande del nostro minuscolo pezzettino di polvere dell'universo che è il nostro ego, per rispetto di Dio scelgo di curare il dono che mi è stato dato, scelgo di curare il mio tempio. E allora a quel punto non hai neanche più l'attaccamento al corpo, non lo fai per allontanamento dal dolore, perché oddio è meglio che faccio questa alimentazione perché sennò mi ammalo. Cioè, come primo step va bene e ci sta anche, ma non è sufficiente. È importante che ci siano altre motivazioni, l'etica, il rispettare i nostri fratelli animali, ad esempio, e il rispettare noi stessi. Se io mi amo, scelgo il meglio per me. Se io venero il mio tempio perché è il dono che il divino mi ha dato, è tutto collegato al mio lavoro spirituale.
e non ho attaccamento nei confronti del mio corpo, io faccio il meglio per me. Al resto ci penserà il divino. Se dovrò vivere 100 anni, vivrò 100 anni. Se dovrò vivere come tanti grandi maestri che a 60 anni hanno scelto di andare in un altro piano, è comunque perfetto così. Noi non siamo il nostro corpo. Il corpo è qualcosa che inizia e finisce. Nello stesso tempo, attraverso il nostro corpo possiamo creare karma. E possiamo creare karma buono, possiamo creare karma che tanto buono non lo è. E proprio nel ritiro che abbiamo fatto nel periodo tra Natale e Capodanno, uno Swami, un maestro che vive qua su quest'isola, ha proprio detto questo, ha parlato dell'importanza del vegetarianesimo e ha detto: nel momento in cui voi contribuite all'uccisione di centinaia di animali nel corso della vostra vita, 100 animali possono corrispondere all'uccisione di un uomo, ma anche meno. E quindi quanto karma stai generando, contribuendo? Perché è vero che tu non vai a caccia, ma ci fai andare gli altri. È come dire: io sono un boss mafioso, non ammazzo nessuno di mio, mando i miei scagnozzi. È innocente, non ne può niente. Quindi svegliamoci, iniziamo a guardare tutto da un'ottica diversa, e adesso che hai queste consapevolezze in più legate alla tua mente, alle tue emozioni, e davvero questi medici, questi specialisti dicevano che l'Alzheimer, la sclerosi multipla e altre malattie legate alla mente sono tutte una conseguenza dell'alimentazione. La genetica, l'ereditarietà è soltanto una minuscola percentuale, uno 0,0 e passa, che puoi cambiare attraverso l'alimentazione, e non è quella che ti provoca la malattia. Ciò che ti provoca quella malattia, le malattie mentali, le malattie emozionali e le malattie del corpo, tumori e cose del genere, sono date da come nutri il tuo corpo. Se io nella mia moto metto tutti i giorni un olio scadente e una benzina che non è quella data alla mia moto, la mia moto non durerà tanto e inizierà ad avere problemi. E la stessa cosa avviene al corpo. E più noi inseriamo alimenti non nostri, più creiamo ostruzioni, più creiamo grasso viscerale. Il grasso viscerale è quel grasso che comprime gli organi e che hanno in alta percentuale anche le persone magre se mangiano male. Perché io di costituzione posso essere magrissimo, da sempre magro, e avere un grasso viscerale molto alto. Questo l'ho imparato in palestra quando insegnavo da personal trainer, e già ti insegnavano la differenza tra grasso normale e grasso viscerale. Il grasso viscerale è quel grasso che comprime gli organi, che si deposita nel cervello e che genera malattie. E il grasso viscerale è ridotto enormemente fino a sparire attraverso un'alimentazione vegana. E questo è un altro test che hanno fatto con i gemelli. I gemelli che mangiavano vegano hanno ridotto fino a quasi, andando allo 0, qualcosa per cento, il grasso viscerale, mentre l'altro gemello che aveva continuato un'alimentazione onnivora, pur sana, pur allenandosi, aveva mantenuto, se non aumentato leggermente, il grasso viscerale. Documentatevi, informatevi se volete saperne di più, se volete essere seguiti, se volete un supporto sia da un punto di vista fisico che mentale che emozionale. Ci sono, è il mio lavoro, è il mio servizio, è quello che faccio da più di 10 anni, e per me sarebbe un piacere supportarvi in un cambiamento di questo tipo. Se vuoi scoprire di più quello che faccio, guarda altri miei video sul mio canale YouTube Deborah Luce, guarda il mio sito deboraluce.it, puoi vedere tutto quello che possiamo fare insieme. Se ti è piaciuto questo video, condividilo. Ti mando un abbraccio di luce dal meraviglioso luogo in cui vivo, l'isola di Koh Phangan in Thailandia. Facciamo spesso ritiri qua. Sei il benvenuto se senti la risonanza in questo luogo. Ti mando un abbraccio di luce, illumina il mondo, ricorda chi sei. Namaste.